Diciamo che tutti i tecnici, non solo quelli del Collegio Misiti, ma tutti quanti sono stati concordi nell'affermare che effettivamente sul DC-9, sul tutto il relitto del DC-9, questi segni di missile non esistono, non ci sono. Quindi, se gli aerei aggressori non ci sono, i segni di un missile non ci sono, per cui non c'è stato nessun missile, non esiste neanche una battaglia aerea. Rimane però sempre la possibilità, l'ipotesi di una bomba esplosa nella cabina del DC-9. Ho detto che del DC-9 è stato recuperato il 90%, ma della zona posteriore del DC-9, della fusoliera del DC-9, quella della toilette, mancava almeno il 90% del materiale che non fu possibile recuperare in alcun modo. Questo perché quella parte lì è stata letteralmente polverizzata dalla deflagrazione. Di questa zona è stata recuperata appena una manciata di parti, peraltro molto piccole, delle dimensioni di 20-30 centimetri, quindi si può dire che di quella parte lì manchi veramente tutto. È per questo motivo che più che affermare che mancano i riscontri primari di un'esplosione, si dovrebbe dire che mancano proprio i pezzi, le parti, i relitti sui quali cercare questi riferimenti primari. Comunque va anche detto che di riscontri tecnici di un'esplosione ce ne sono diversi, non saranno moltissimi, ma ce ne sono diversi che possono essere attribuiti solo e solamente a un'esplosione e a quello che accade vicino all'esplosione di un ordigno. Quali sono questi riscontri? Innanzitutto residui di esplosivi. I residui di esplosivo furono ritrovati sia su alcune parti, bagagli e altro, recuperati che galleggiavano subito dopo l'incidente, l'indomani dell'incidente, ma ne furono ritrovati anche su oggetti all'interno, che si trovavano all'interno della fusoliera e che furono recuperati 12 anni dopo. Di certo è difficile attribuirli a un missile che esplode all'esterno dell'aereo, quindi che non è stato in grado di segnare con le schegge la fusoliera dell'aereo, ma è anche impossibile che possa aver trasferito dei residui incombusti di esplosivo da 10 metri, 5 metri all'esterno dell'aeroplano all'interno della fusoliera. Queste tracce sono di TNT e di T4, esplosivi tipici usati da terroristi nella costruzione di bombe. Un altro riscontro tecnico è l'estrema rapidità in cui è avvenuta la destrutturazione dell'aereo. Il motore destro, che è collocato proprio in corrispondenza della toilette, è stato proiettato con forza, allontanato con forza via dalla fusoliera, creando quel buco che abbiamo visto in precedenza, e subito dopo si sono staccati anche il motore sinistro e si è staccata la coda. Questo ha creato, ed è un altro riscontro, l'arresto simultaneo di tutti gli impianti elettrici, quindi l'arresto anche delle radio, la cessazione del funzionamento delle radio e dei registratori di bordo che hanno cessato
istantaneamente senza mostrare niente che potesse riportare a un evento di alcun genere. Un altro riscontro sono le fiancate destra e sinistra che si trovano subito davanti alla posizione della toilette e che sono state staccate di forza e sono rimaste senza deformazioni per un effetto esplosivo impulsivo. L'impulso è stato così rapido che ha staccato senza deformarle questo rivestimento di notevoli dimensioni dalla chiodatura dell'aereo e così sono state recuperate. Anche la paratia pressurizzata che si trova in fondo alla fusoliera è stata staccata di colpo e proiettata all'indietro, che solo la pressione elevata di un'esplosione potrebbe aver effettuato. Si è avuta anche l'implosione di diverse tubazioni, implosione che le ha appiattite, letteralmente appiattite, e alcune tubazioni erano di acciaio inossidabile di 1 millimetro, 1,5 millimetri di spessore, ed è stato provato che per ottenere quella deformazione, quell'appiattimento, sarebbero stati necessari da 350 a 400 atmosfere, cosa che solo un'esplosione può generare. Un ultimo esempio è uno sportello di caricamento dei bagagli che è stato trovato aperto, arrotolato come una scatola di sardine di una volta. Solo l'elevata pressione all'interno dovuta a un'esplosione potrebbe aver aperto e prodotto l'arrotolamento di questo sportello. Le cause del disastro quindi sono chiarissime, in quanto la stragrande maggioranza delle evidenze tecniche erano riconducibili solo ed esclusivamente a un'esplosione interna. Diciamo che nel 1994 l'inchiesta tecnica si è conclusa con queste parole. Anche qui cito testualmente: è stato il risultato di un grave danno strutturale provocato dalla detonazione di una carica esplosiva dentro la toilette posteriore, aggiungendo che la soluzione proposta è l'unica tecnicamente sostenibile. Questo è quello che ha scritto il collegio Misiti. Pertanto, ciò che fu ipotizzato è che a seguito di quell'esplosione il DC-9 si sia spezzato, destrutturato in volo, perdendo la coda e cadendo e perdendo vari pezzi durante la caduta. Però, per vari motivi, l'ipotesi della bomba non piaceva e continua a non piacere adesso. Viene negata con forza con argomentazioni speciose, direi ridicole, come ad esempio questa: il DC-9 è partito da Bologna con 2 ore di ritardo. Per questo motivo si ritiene che un attentatore non sarebbe stato in grado di collocare a bordo una bomba in un qualsiasi momento della giornata, perché ricordiamo che l'aereo ha cominciato a volare alle 8 del mattino e aveva fatto 5 tratte durante la giornata. Bastava un semplicissimo timer regolato sulle 21, guarda caso è stato calcolato, è stato determinato che l'aereo è esploso alle 21 meno 15 secondi, quindi un timer regolato sulle 21 avrebbe potuto essere collocato a bordo in qualsiasi momento della giornata. Un'altra di queste argomentazioni è che nessuno ha rivendicato l'azione, come se
un attentato che non viene rivendicato non esista. E teniamo presente che la maggior parte degli attentati di questo genere non sono mai stati rivendicati. La bomba viene anche negata con argomenti fattuali, pseudotecnici, però falsi. È vero che la tavoletta del water del 19 è stata recuperata sostanzialmente integra, ma ci dimentichiamo che su 2 prove su 3 effettuate a terra con dei simulacri di toilette come uguali a quella del 19, dicevo, su 2 prove su 3 le tavolette sono rimaste sostanzialmente integre nella stessa maniera. Viene anche ignorato che il lavello del 19 è stato tremendamente deformato, e deformato in una maniera che i periti hanno riconosciuto molto simile alle deformazioni che hanno subito i lavelli nelle prove sui simulacri, nelle prove a terra. Per questi motivi solo un'esplosione potrebbe aver causato tutti questi danni, certamente non un missile, per di più che non ha lasciato segni di detonazione, tantomeno una quasi collisione. Comunque, a parte congetture, supposizioni, illazioni sulle cause del disastro, ci sono 2 punti fermi che sono emersi sul piano tecnico e che furono confermati dalle sentenze giudiziarie. Il primo, che non ci sono tracce di aerei ostili in prossimità del 19, per cui non c'è mai stata nessuna battaglia aerea. E secondo, solo l'esplosione di un ordigno nella zona posteriore della fusoliera poteva aver provocato i danni riscontrati sul relitto. Se ci soffermiamo su questa immagine, che bene sintetizza la situazione, vediamo che nessun missile, collisione o passaggio ravvicinato avrebbe potuto creare questo tipo di danno, questo enorme buco. Vorrei concludere e propongo questa tabella su cui sono riportati i livelli di compatibilità di una serie di evidenze tecniche a fronte delle ipotesi che sono state formulate nel corso dell'inchiesta in questi decenni. Si può notare che solo 7 evidenze sono compatibili con un cedimento strutturale, solo 3 sono compatibili con una collisione, solo 6 evidenze risultano compatibili con il missile, mentre 5 non lo sono affatto. Tutte le evidenze sono invece compatibili con l'esplosione interna, cioè una compatibilità del 100%. È quindi ora che si accetti che la causa della caduta del 19 di Ustica è una deflagrazione di un ordigno esplosivo nella cabina dell'aereo. E pertanto sarebbe anche ora che le indagini cambiassero direzione, partendo dalle reali cause del disastro, visto che la ricerca di responsabili di una battaglia aerea in 40 anni ha portato 0 risultati. Grazie.